Esther, ma che cosa stai leggendo? Sono ancora alle prime pagine, ma dovrebbe essere un libro su una storia d'amore. E com'è? È interessante? Le storie d'amore non sono mai interessanti. Non è vero. Dici così perché non riesci a trovare un fidanzato. Non è vero, le storie d'amore sono noiose. Forse quelle tra un ragazzo e una ragazza. Che intendi? Beh, le storie d'amore comuni sono noiose effettivamente. Ma io ne conosco una particolare. Una storia tra due ragazze. Ma intendi due ragazze che si amavano? Sì, certo. Che storia? Una storia molto triste. Una storia vera. Ah, ma la storia delle due ragazze in ospedale? Sì, penso sia la stessa che dico io. Lì sì che c'era il vero amore. Sì, ma infatti io i ragazzi proprio non li sopporto. Ce la racconti? No, adesso è tardi. Ma è quella storia in cui due fidanzate si ritrovano insieme in ospedale? Non erano già fidanzate, si sono conosciute là in ospedale. Ah, ma la conosco questa storia. Si erano conosciuti in ospedale. Erano nella stessa stanza. Che cosa era successo? Una delle due si chiamava Noah. Aveva un problema al cuore. Una valvola non le funzionava bene. E per questo non poteva faticarsi troppo. E non poteva nemmeno provare emozioni troppo forti. Lei se ne stava lì, sdraiata sul suo letto, vicino alla finestra, con lo sguardo rivolto fisso verso fuori. Ma questa storia la conosco anch'io. L'altra ragazza si chiamava Rosio. Lei aveva avuto un incidente in motorino e aveva sbattuto per questo la testa molto forte e l'avevano immobilizzata a letto con la testa rivolta verso l'alto e l'avevano fatto anche una fasciatura che le copriva completamente la visuale, non vedeva niente. Quindi non riusciva a vedere fuori dalla finestra? No. Ma cosa c'era fuori dalla finestra? Ok, abbiamo finito. Se hai bisogno di qualcosa puoi premere questo pulsante. D'accordo, per ora sto bene, grazie. Ehi, benvenuta. Chi è? Sono io, la ragazza sull'altro letto. Oh, scusami. Con questo collare sono immobilizzata a letto, non riesco a muovermi. Vedo solo una parte del soffitto. Comunque, ciao. Tranquilla, almeno un bel soffitto. Dipende un po' dai punti di vista, sai. Con il soffitto di sera non vedi le stelle. Quindi sei una tipa romantica? Diciamo di sì. Anche se il mio ragazzo dice che sono acido. Come si chiama? Chi? Il mio fidanzato? Andrea. Beh, secondo me si sbaglia. A me sembra piuttosto dolce. Grazie. Tu, come ti chiami? Rosio. Tu? Che bel nome. Io mi chiamo Noah. Beh, anche tu hai un nome molto bello. Senti, Lucio, tu hai paura? È una domanda strana da fare a una ragazza appena conosciuta. Cosa intendi? Beh, un po' in generale. Dopotutto hai appena avuto un incidente. A dire il vero, sì. Ho paura di morire di noia più che altro. Non posso muovermi e vedere niente praticamente. Ok, ci siamo appena conosciute, ma ti dirò la verità. Andreas non è più il mio ragazzo. Mi ha lasciato una settimana fa e io sono caduta in depressione. Quando stavo sul motorino stavo pensando al peggio
E non dico di averlo fatto apposta, ma sovrappensiero mi sono lasciata trasportare. Solo che adesso sono qui e i miei pensieri vagheranno da soli. E io ho tanto paura di soffrire, di cadere di nuovo in depressione. Beh, lo so, non sei più sola. Ci sono qui io, che farò le veci ai tuoi occhi, nelle tue orecchie. Almeno avrai il cervello occupato ad ascoltare quello che ti racconto. Ti racconto quello che succede qui fuori, nel giardino qui di fronte. C'è un giardino qui di fronte, che meraviglia. Scherzi? È un giardino magnifico. Al centro del giardino c'è una torre costruita da un drago. Ok, dai, faccio finta di crederci. Te lo giuro, c'è una ragazzina intrappolata sulla torre costruita da un drago. Lo chiamerò il Regno di Sabbia. Ma c'era davvero un drago nel giardino? Certo. Ma un drago vero? Ma no, la conosco anche io questa storia. No, si riferiva a un drago di sabbia. Facciamo finta che sono la principessa. Anche io voglio essere la principessa. Chi ha detto che non ci possono essere più principesse? E che fa il cavaliere che ci salva dal drago? Non ci servono cavalieri, possiamo salvarci tra principesse. Certo che tu sai proprio guardare con occhi diversi la realtà. Grazie, ma è solo ciò che vedo dalla finestra. E Rosio rispose: la realtà che vedo è che tu sei molto dolce. Ma disse proprio così? Sì, disse così. Perché a me sembra di averla già sentita questa storia. Rosio disse: hai dei begli occhi, sarà per questo che riesci a vedere oltre la realtà. E Noa rispose: grazie, ma tu hai una bell'anima perché sai ascoltare. Guarda che ti sbagli, non andò così. Rosio disse: tu sai guardare con occhi diversi la realtà. E poi Noah rispose: Non è vero. Cerco solo di trasformare in straordinario ciò che agli occhi degli altri è ordinario. Sei una ragazza molto intelligente. Tu sei molto carina e divertente. Divertente. Ma se non ti faccio neanche ridere. Ma quello non è a causa tua. Ho una sindrome molto rara al cuore. Non posso provare emozioni troppo forti e non posso ridere. Altrimenti mi verrebbe una tachicardia acuta e rischierei di morire. Accidenti, ma è terribile. Ci ho fatto l'abitudine. Tu l'hai chiesto a me. Ce l'hai un fidanzato? Noah non rispose e riprese a raccontare quello che vedeva fuori dalla finestra. Che cosa vedeva fuori dalla finestra? Cose bellissime, cose straordinarie. Ma qualunque cosa è straordinaria per qualcuno rinchiuso in una stanza di ospedale. Quindi che cosa vedeva? Probabilmente vedeva le bambine giocare nel giardino, o meglio, nel regno di sabbia. Non stavano giocando, a dire il vero. Si erano fermate perché una delle bambine si era fatta male. Aia, sono caduta dal pozzo. Ti fa tanto male la ferita? Un po' sì, ma è sopportabile. Aspetta, vado a prendere un fazzoletto di fazzoletto. Ma che stai facendo?
possiamo fare finta che la ferita me l'ha fatta il drago. Ecco, tieni, ma non ti faceva male. Beh, un po' sì, ma mica la posso cancellare. Però già che c'è, possiamo darle un senso nel gioco. E riprese a giocare come se nulla fosse. Esattamente. Un po' irrealistico, non trovi? In effetti io mi ricordo diversamente. A me hanno raccontato che Noah disse a Rosio che aveva visto la mamma portare via la bambina dopo che si era fatta male. Sì, esatto. E dopo poco anche le altre bambine andarono via. Si era fatto tardi ormai. Sono caduta dal pozzo. Ti fa tanto male? Aspetta, vado a chiedere un fazzoletto alla mamma. No, tranquilla. Vado io. Tanto fra un po' devo andare a casa. Ma non giochi più. Volevamo finire il gioco. Mi fa troppo male il ginocchio. Beatrice! Ma che hai fatto? Ti sei fatta male? Vieni qui, andiamo a casa che mettiamo un cerotto. Devo andare. A domani. Il giardino piano piano si svuotò da tutti i bambini. Il sole calò e presto le due ragazze si ritrovarono da sole nella stanza illuminata dalla luna. No, sei sveglia? Sì. Non riesco a dormire. Le voci? Sì, parlo nella mia testa ad alta voce e non mi fanno dormire. Tu cosa fai quando pensi troppo? Mi piace disegnare. Disegno quello che penso. In realtà ho dei pensieri molto astratti, ma li disegno comunque. Mi aiuta a svuotare la testa. Sarebbe bello, ma la vedo un po' difficile in questo momento. Ti va di raccontarmi cosa vedi fuori dalla finestra? Non sai che luna che c'è nel cielo. È così grande. Sembra un enorme palloncino bianco. È così romantica. Tutto intorno a delle nuvole che si diradano, che sembrano il fiato della luna che esce dalla bocca nel freddo della notte. E si appoggia sull'orizzonte. Quasi come se gli stessi dando un bacio. Ma che cazzo fai, no? Scusami, non volevo. Dai, che schifo, ti ho detto che non sono quel genere di persona. Ti avevo fidanzato, ti ho detto. Non mi parlare più. Scusami davvero, non so che cosa mi sia preso, mi dispiace tantissimo, scusa, non volevo fare, scusami davvero tantissimo.
tantissimo, non volevo. Mi dispiace. Scusami. Che cazzo fa? Povera Noa. E povera anche Rossio. Non sapeva come gestire questa cosa. E poi cosa successe? Il giorno dopo Rossio non gli rivolse la parola. E il giorno successivo neanche. Non gli rivolse la parola per una settimana. E Noah che cosa fece? Ogni mattina le stesse bambine venivano a giocare al parco alla stessa ora. E Noah, nonostante tutto, continuava a raccontarle per filo e per segno tutto quello che succedeva fuori dalla finestra. E ogni giorno, anche se Rossio non le parlava, Noah le raccontava tutto quello che vedeva. Giochiamo a che ci sposiamo? Ma si può giocare che ci sposiamo anche tra femmine? Credo di sì, anche se non so bene cosa vuol dire sposare. Sposare vuol dire quando due persone si prendono per mano e si dicono che si vogliono bene. Ma lo devono dire davanti a un prete. Perché? Non possono dire che si vogliono bene e basta. Questo non l'ho capito molto bene, ma credo di no. Ora una delle bambine sta abbracciando un'altra. Ecco, ora anche le altre due si stanno abbracciando. Che dolci. Se fossero tutte così il mondo sarebbe un posto migliore. Rossio, mi dispiace tanto per l'altra volta. Davvero. Ma c'è una cosa di cui vorrei parlarti. Molto delicata. Anche io ho paura. Ho paura di poter provare delle emozioni forti. Anzi, sto già iniziando a provarne. Ho paura di poterci morire. Ma c'è una cosa di cui ho più paura che di morire. È morire con un rimpianto. Per questo ti ho baciato. Non mi importa di un rifiuto se tanto poi morirò. Mi importa di averci provato. Meglio la certezza di un rifiuto che l'eterno dubbio di un consenso. Ma non avevo preso in considerazione una cosa. Che ti avrei ferita. Mi dispiace. Spero tu possa perdonarmi. E poi cosa successe? E poi niente, silenzio. Rossio non le rispose perché era ancora arrabbiata. E Noah, dopo essersi aperta con lei, smise di raccontarle ciò che vedeva fuori dalla finestra. Non si parlarono per tutto il tempo a venire. Si era accorta di aver fatto una stupidaggine. No, sperava in qualcosa in più di un'amicizia. E invece stava rovinando anche quella. Sì, ma in ogni caso sarebbe stata scontenta. O per la mancanza di un amore o per la mancanza di un'amicizia. Bisogna specificare però che per un certo periodo di tempo Rossio fu spostato in un altro reparto per degli accertamenti.
Avevi detto che era una storia d'amore. E infatti lo era. Le due ragazze si amavano. Anche Rossio amava Noah, solo che ancora non lo sapeva. E come lo scoprì? Lo scoprì con il silenzio. Il silenzio svela tante cose. La sua voce cominciava a mancarle. Ricominciò a notare i dettagli del soffitto. E la sua mente iniziò ad offuscarsi perché gli occhi non arrivavano a vedere altrove e nulla teneva sveglia la sua fantasia. Quindi in un certo senso Rosio si stava lasciando abbandonare di nuovo. In un certo senso. La mancanza di Noah aveva fatto capire a Rossio quanto in realtà le piacesse stare con lei. E poi? E poi finalmente Rosio ammise a se stessa di essere innamorata di Noah. Quindi finalmente si potevano amare. Così, quando la riportarono in stanza era felicissima e decise di confessarle il suo amore. Ok. Un attimo. Ehi, no. So che non mi merito che tu risponda. E se vuoi puoi anche non rispondere. Volevo solo dirti che ho contato i giorni. Oggi mi tolgono il collare. Potrò finalmente muovermi. Poi dovrò stare altre 2 settimane qui in ospedale in osservazione. In realtà volevo chiederti se tolto questo collare potevo provare a darti quel bacio. Ho pensato molto a quanto è successo e volevo ringraziarti. Tu mi hai tenuto in vita. Sei stata gli occhi che non avevo e le emozioni che non riuscivo a provare. Penso di essermi innamorata di te. Sarebbe carino, no? Riuscire a uscire una volta che siamo uscite dall'ospedale. Come stai, Rossio? Vuoi provare ad alzarti? La ragazza che stava su quel letto? Mi dispiace. È venuta a mancare. Aveva un problema al cuore. Che giardino, Rossio? No,
possibile. Non c'è mai stato nessun giardino. La finestra è murata da anni. No, non è vero. Non è possibile. Non è possibile. E poi la ragazza era cieca, non sapeva nemmeno che ci fosse un muro. Se ti ha raccontato qualcosa deve esserselo inventato. E il regno di sabbia? Non è mai esistito. Come un regno fatto di sabbia, tutte le belle cose possono sfuggirci appena soffia il vento. Non ci posso credere. Si era inventata tutto. Che forza che può avere la fantasia. Può tenere in vita una persona. Anche l'amore può. Mi è passata la voglia di leggere, altrimenti dimentico questa storia. In che senso? Beh, almeno temporaneamente. Una storia ti coinvolge appieno, tanto da farti dimenticare le altre. Tipo come quando guardi un film, che se guardi un film ti sembra bellissimo, ma se poi ne guardi un altro è l'ultimo che ti rimane in testa? Sì, proprio così. Chissà se Rossio avrà imparato a guardare oltre la finestra.